Innanzitutto benvenuti a tutti. Questa puntata, che è una puntata diversa, un po' speciale, nasce dal desiderio di condividere con voi un'esperienza che abbiamo avuto di recente, un'esperienza fuori sede, che ci ha consentito di avere l'opportunità di incontrare direttamente una persona. Ce ne vuoi parlare? Sì, volentieri. Faccio una premessa, ecco. A seconda dell'ambito in cui ogni persona lavora, penso che può essere stata esperienza di diverse persone che ci ascoltano, in qualche modo di sottoporre il proprio lavoro al giudizio, alla valutazione degli altri. Quindi immaginate una situazione come la nostra qui in Norma, dove magari per un lungo periodo, per un lungo lasso di tempo, si dedica energie, tempo, impegno nello sviluppo di un nuovo prodotto e poi a un certo punto questo prodotto viene affidato a una persona esterna, che può essere un giornalista, un addetto ai lavori, una persona che in qualche modo deve valutare, giudicare, esprimere un parere su quell'oggetto, sul frutto del tuo lavoro. È un po' come, faccio un esempio un po' particolare, un po' come se un genitore avesse un figlio che a un certo punto arriva all'età per cui può abbandonare un po' la famiglia e magari andare in vacanza un mese in colonia o con delle persone che non ha mai conosciuto, per cui hai un po' il patema di dire ma cosa succederà, come verrà trattato, si troverà bene, non si troverà bene, sarà un'esperienza positiva, non positiva. Devo dire che in termini generali tutte le persone, diciamo i giornalisti che hanno avuto modo di entrare in contatto con i prodotti Norma, sono riusciti sempre a cogliere gli aspetti peculiari dei prodotti che abbiamo affidato loro. Ma in questo caso particolare, quello che mi ha colpito di Mister Passula è stata la capacità, ad esempio, nell'ultimo test che ha fatto del Revo 80, di entrare in modo così, direi, perfetto e aderente allo spirito del prodotto. Ne ha colto in modo compiuto tutte le caratteristiche musicali espressive e le ha descritte in un modo che io stesso non sarei stato così capace e pertinente di fare. Per cui in qualche modo avevamo il desiderio e la curiosità di conoscere di persona questo individuo che in base a quello che aveva scritto ci eravamo fatto l'ipotesi che fosse una persona con una grande sensibilità musicale. Avendo già l'opportunità di andare in Polonia e incontrare il nostro distributore, molto gentilmente ha organizzato l'incontro con questo giornalista. E devo dire una cosa che ci ha anche colpito in modo molto favorevole, la cordialità con la quale ci ha subito accolto a casa sua, senza particolari formalità. Ci ha subito introdotto nel suo soggiorno, che è la sala che utilizza per fare le prove d'ascolto, e è nato subito un clima di grande cordialità e di grande condivisione. Un po' come la nostra sala d'ascolto, appena entrati mi ha subito colpito la quantità di dischi, sia di LP che di CD, che erano presenti nell'ambiente. Anche se la mia attenzione è stata subito catturata da un libro che era messo in un angolo, ma comunque immediatamente visibile. Era un libro dedicato, anzi è un libro, mi pare che sia ancora in commercio e vorrei acquistare una copia, dedicato alla storia della Decca. Sfogliando insieme questo libro è stato un po' come fare un salto nel tempo. Vedere ad esempio l'immagine di Karajan all'interno di una grande sala con orchestra, cantanti, coro, che stava dirigendo probabilmente la ripresa di un'opera lirica, in qualche modo è stata una grande emozione, ecco, pensare alla fortuna che potevano aver avuto le persone che erano presenti in quel momento di assistere, di essere coinvolti in un'esperienza musicale così forte, così pregnante, della quale per certi versi dobbiamo ringraziare la Decca di avercene in qualche modo fatto una memoria e devo dire anche una memoria che dal punto di vista sonoro e acustico in tanti casi è eccellente come resa sonora. Ecco, parlando con Mister Passula è emerso un aspetto che personalmente non conoscevo di lui, ovvero è stato per un lungo tempo anche un tecnico del suono,
per cui conosco molto bene tutte le problematiche legate sia alla musica di origine che alle tecniche di ripresa e, cosa importante, quello che è lecito aspettarsi come resa sonora di un brano che è stato registrato. Un altro aspetto che mi ha colpito è che praticamente quasi in simultanea, in contemporanea, abbiamo cominciato a parlare delle prime registrazioni digitali fatte negli anni 70. Alcuni di voi ricorderanno i dischi PCM della Denon. Erano dischi che erano stati registrati con delle macchine speciali. Infatti ci diceva Mr. Passola che di questa macchina avevano un unico esemplare, una macchina che funzionava a 14 bit, ma con un'elettronica analogica molto raffinata. Tant'è che anche oggi, riascoltando quei dischi, rimane quasi misterioso immaginare come 50 anni fa, agli albori del digitale, si potessero realizzare delle registrazioni con uno spirito musicale così interessante. È come se fosse in qualche modo la dimostrazione pratica, al di là di ogni ragionevole dubbio, che se ascoltando un programma digitale si avvertono delle limitazioni o qualcosa che al nostro orecchio non torna, non è tanto colpa o responsabilità del digitale in sé, ma di come viene implementato e come viene realizzato in tutta la catena, dalla registrazione al missaggio, alla masterizzazione poi del disco, come il file viene trasferito e arriva al DAC che deve poi convertirlo di nuovo in analogico. Tra i brani che abbiamo ascoltato, io ho proposto anche 2 o 3 brani di musica popolare italiana, di cui uno in dialetto piemontese. Anche lì è stato molto interessante vedere come ha subito colto lo spirito musicale che c'era in questi brani e ci ha proposto dei brani di musica popolare polacchi che per certi versi erano molto diversi rispetto a quelli che avevamo proposto noi, ma per certi versi ne erano quasi identici, ovvero lo spirito musicale che ne usciva, pur con la declinazione delle varie culture, in realtà era molto simile. A un certo punto Mr. Passola ci ha chiesto un parere sul suo sistema d'ascolto. Come potete immaginare, sono sempre situazioni un po' delicate, perché esprimere un parere in caso di altri ci vogliono, in certe occasioni ci vuole un po' di arte diplomatica. In quell'occasione non era necessario l'arte diplomatica, perché devo dire che il sistema comunque funzionava molto bene e per un giornalista è un sistema che sicuramente è in grado di mettere in evidenza le differenze che possono esistere fra un'apparecchiatura e l'altra. Detto questo, anche in un sistema per me completamente nuovo, devo dire che è stato facile immediato riconoscere le caratteristiche sonore e il DNA dell'apparecchiatura norma. Il Revo CDP2, dotato dalla nuova conversione ADAC, ha espresso compiutamente le sue caratteristiche sonore. Il suono che ne è emerso era immediatamente identificabile. Un po' particolare è stato il congedo. Dopo un paio di ore che eravamo in sua compagnia, si appropinquava l'ora di andare a teatro. Per cui abbiamo cominciato i saluti e una volta quasi sulla porta di uscita, Mr. Passola ci ha abbandonato un attimo per andare a prendere un oggetto che desiderava mostrarci. E quando l'ho visto mi sono quasi commosso, ovvero ci ha mostrato una copia del CD con la Missa Criolla, ma non era un CD normale. Già era un'edizione della FIM, quindi con una qualità di stampa teoricamente eccellente, eccetera, eccetera, ma quello che era contenuto dentro nel cofanetto in realtà era un disco unico, ovvero era una copia fatta direttamente su CD-ROM del disco e del file nativo che hanno utilizzato poi per fare la post-produzione e la masterizzazione del CD. Ci siamo quindi lasciati con una promessa di ritornare a trovarlo in un prossimo futuro e ascoltare insieme questo brano. Probabilmente molti di voi conoscono questa registrazione di Carreras della Missa Criolla, che è indubbiamente una delle registrazioni analogiche meglio riuscite sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche artistico. L'interpretazione di Carreras è assolutamente commovente in tanti passaggi musicali.
Anche noi Norma l'abbiamo utilizzata, la utilizziamo molto spesso quando in qualche modo, in qualche situazione dove il gioco si fa duro e quindi bisogna veramente andare in ultima analisi a capire che cosa sta accadendo anche di molto raffinato in vari passaggi musicali, è una registrazione che contiene moltissime informazioni utili. Nota a margine, personalmente era la prima volta che andavo a Cracovia e devo dire che l'ho trovata una città molto bella, molto interessante. Per certi versi ricorda Praga, ma col vantaggio di avere molto meno turisti, quindi una città vera, non è una città solo turistica. Anche l'esperienza che abbiamo avuto a teatro è stata molto interessante. Come abbiamo detto in un'altra puntata, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare i pianeti di Holst. Per chi li conosce, è musica sinfonica con una grande dinamica. Infatti ricordo che nelle note a margine del programma della sera c'era indicato come il movimento dedicato a Marte fosse probabilmente il brano più violento scritto per orchestra sinfonica. Io non sono in grado di dire se fosse in assoluto il più violento scritto per musica per orchestra sinfonica, ma certamente non era un adagetto, questo ve lo posso assicurare. Ok, perfetto. Adesso lasciamo giustamente la parola a Mr. Pazzula e grazie mille. Grazie a voi. This is a very nice listening session because first, I like CD. CD format for me is one of the best thing we could get from the companies. CD is a very compact format, very durable, and the sound is quite fantastic. But when you know what to do with digital, people think that digital is something easy because everyone has a computer or smartphone. So people have a digital in their palm. But digital is even more difficult than analog. I've got nearly 15,000 CDs and SACDs. Not just that I'm zealot and I have to convince someone that CD is best, but just because I listen to a lot of music and I listen to this on CDs mainly. Because when you do it properly, like with a Norma, it's kind of a CD player that should cost twice as much, I believe. And this would be, a good price for it. This is a kind of music and kind of sound that people call analog. They don't know what is analog at all because most of the people didn't listen to the tape recording. Analog from tape is very different than from LPs. LP is kind of compromise, fantastic compromise, but compromise. CD is compromise as well, but good compromise is something we live for. And I believe Norma, this one especially, is kind of better than analog for me. Sorry for this cliche, but I have to use it because everyone knows what is analog and digital is. Norma is better than analog for me. It's kind of sound I like. It's kind of sound I want to have in my system. And what to say, it's too cheap for me. Thank you so much.